Ciao a tutti, anche oggi vengo con una rubrica molto amata da voi, i trucchi casalinghi. Oggi condividerò in questo video quei trucchi casalinghi che sono sperimentati da me, che valgono veramente, che mi trovo veramente molto bene e che soprattutto alleggeriscono la nostra vita. Non dimenticarti di iscriverti al mio canale per non perdere i futuri video. Iniziamo dai fiori, come avere i fiori freschi più a lungo in casa. Se guardiamo con il microscopio ci sono dentro migliaia di filamenti sottilissimi che portano su l'acqua. Quando noi portiamo i fiori a casa, le piante a casa, di solito facciamo questo sbaglio. Per dare la misura che ci serve per mettere dentro nel vaso, noi tagliamo con le forbici. E tagliando con le forbici loro cosa fanno? Pizzicano e si chiudono, e di conseguenza quando si chiudono la pianta non beve. E cosa fa? La testa si abbassa. Invece, per non farli chiudere tutto questo canale, mi viene a chiamarlo così, tagliamo con il coltello. Quando noi tagliamo con il coltello, ecco, non schiacciamo, ok? E di conseguenza la pianta riesce a bere. Guardate, vi voglio fare vedere questo. Io ho queste due rose comprate nello stesso giorno, ok? Uno l'ho tagliato con le forbici e un altro con il coltello. E ogni giorno che passava, ogni 2 giorni, ecco, tagliavo un po' con il coltello e un po' con le forbici. Come potete vedere, la pianta, la rosa che l'ho tagliata con le forbici, ha la testa abbassata. Invece l'altra che ho usato soltanto il coltello, allora è ancora bella fresca. Adesso che abbiamo chiarito come tagliare questi fiori prima di metterli in vaso, non ci resta altro che goderci questi fiori più a lungo possibile. Guardate cosa facciamo. Metto in uno spruzzino alcol etilico da 96 gradi. L'ho trovato al supermercato sulla corsia dove si vendono tutti alcol, tipo vodka, tipo queste cose. L'ho trovato lì, è biologico. Ho aggiunto anche un po' di detersivo per i piatti. Se noi mescoliamo questi due ingredienti insieme non vi farà la schiuma, è proprio questione di chimica. Per cui la schiuma non la fa, ma comunque è un ottimo sgrassante. Adesso vi faccio vedere cosa facciamo con lui. Se avete sulle porte le impronte dei vostri figli o anche, non so, tipo di unto, ecco, olio, o provate con questi due ingredienti, vi dico che ve lo sgrassa tutto. Ad esempio, ci sono delle macchie che non vanno via né con lo sgrassatore né con detersivo per i piatti, ma questo sgrassa tutto, lascia tutto lucido. C'ha un odore specifico dell'alcol, però comunque non è forte e dopo pochi secondi comunque si evapora e che non si sente neanche. Avevo condiviso nell'altro video come io sgrasso e lavo bene il mio forno e avevo letto tanti commenti che tipo se non abbiamo cenere cosa fare. Guardate, il mio forno come potete vedere è molto sporco. L'ho spruzzato con questo alcol e detersivo per i piatti e l'ho lasciato 5 minuti e vi dico ragazzi una cosa incredibile, cioè veramente 2 secondi me l'ha sgrassato e me l'ha lavato talmente bene. Con la cenere io comunque ho fatto molto più tempo per sgrassarlo. Invece quando questo alcol con il detersivo in spruzzo non fa la schiuma, ok? Invece quando lo facciamo con la spugna e va in contatto con il grasso, con il sporco, ecco, forma una schiuma come potete vedere, ok? E che adesso vi faccio vedere anche il forno. L'ho lasciato, ripeto, 5 minuti in posa e guardate, veramente è talmente facile. E vi dico anche che tutto quello che io ho provato fino ad oggi non ho trovato niente di simile. Ho provato anche con la cenere, ho provato però come lo sgrassa, talmente veloce e efficace, ve lo consiglio veramente. Vi voglio fare vedere anche sopra la cucina. Io avevo lavato l'altro giorno la cucina, però questo pezzo l'ho lasciato apposta perché volevo farvelo vedere a voi. Ho spruzzato, ho lasciato 2-3 minuti così e senza fatica, vedete che non premo neanche, va via veramente tutto, lo sgrassa, l'ha sgrassato molto molto bene.
Una di voi mi ha scritto sui commenti che sopra la cucina mette la carta che così ho riviste, che così non ha fatica, no? Ogni volta stare lì. E invece io ho pensato di mettere la pellicola, che comunque la pellicola è riciclabile. Tanto basta toglierla e metterla un'altra pulita, così la nostra cucina rimane sempre pulita. A volte compriamo dei ceci per mettere l'insalata e ce ne accorgiamo che sono duri e non sono tanto mangiabili. Insomma, non sono teneri. Adesso vi dico il mio trucchetto come scegliere i migliori ceci più teneri. Se guardiamo sulla scatola non c'è la data della produzione, non c'è la data quando viene conservati i ceci, invece c'è la data della scadenza. Io ho provato a chiedere ai responsabili dei supermercati più addetti, nessuno ha saputo dirmi niente. Tranne una volta ho trovato una ragazza che è stata un po' testarda come me e ha voluto aiutarmi a capire. Per cui mi ha detto che quando c'è la data della scadenza vuol dire ci sono gli anni, ok? Tipo il 6 dell'11 2023 o il 6 del 6 del 2025 e via così. Per cui cosa succede? Se mettiamo caso che questi ceci sono stati conservati nel giugno allora, del 2019, allora sicuramente la data della scadenza viene calcolata ogni 12 mesi, viene 2025-2024, per cui sappiamo che sono stati conservati a giugno. Invece se sulla scatola c'è la scadenza del mese dell'11 vuol dire che sono stati conservati il mese dell'11, magari 2020 o 2022, ecco per intenderci. Sappiamo anche che la raccolta viene fatta in mesi estivi, giugno e luglio di cece. Per cui cosa succede? Dove c'è la data del mese del 6 vuol dire che i ceci sono stati raccolti e conservati, ok? Mentre erano ancora freschi. Invece la data dell'11, il mese dell'11, vuol dire che loro sono stati raccolti, sono stati lasciati tipo ad essiccare e dopo sono stati conservanti e di conseguenza loro sono più duri, non sono così tenere. E adesso io apro la scatola e vi dimostro al meglio quello che io intendo. Allora, questi sono i ceci che sono del mese del 11. Come dicevo io, questi ceci sono molto più duri. Vedete che quando anche li premiamo, li vediamo che non sono tanto teneri. Invece l'altra, che è del mese del 6, che vengono appena raccolti e subito conservati, allora sono molto più teneri e molto più dolci e molto più buoni, ecco, sono ideali per l'insalata. Ho messo a soffriggere poro, cipolla, carota e facciamo questo, lo lascio soffriggere qualche minuto. Dopo aggiungiamo i ceci che abbiamo detto che sono più duri, aggiungo un po' di rosmarino, un po' di salvia e aggiungo anche un po' di polpa di pomodoro che li abbiamo conservati quest'estate. Aggiungo il brodo, metto un po' di sale, un po' di pepe, mescoliamo e abbiamo fatto la nostra zuppa, che comunque questi ceci li abbiamo bolliti altri 5-10 minuti massimo e la nostra zuppa è già con dei ceci molto freschi. Invece con gli altri ceci che sono molto più teneri facciamo questo. Ho tagliato a cubetti le melanzane, ho aggiunto i pomodori, ho aggiunto mozzarella piccola, ho aggiunto rucola, i nostri ceci, un po' di cipolla rossa, un po' di olio, sale, pepe e un po' di aceto balsamico. E abbiamo la nostra insalata con i nostri ceci buoni e teneri. Come profumare la nostra casa se non abbiamo le candele profumate? Prendiamo le nostre candele anche se non sono profumate e aggiungiamo qualche goccia di essenze, quello che amiamo di più. In questo modo possiamo cambiare anche le essenze ogni giorno, così la nostra casa sarà sempre profumata e sempre diversa. Ho preso il bicarbonato e l'ho messo in questo barattolo. Adesso abbiamo bisogno di carta stagnola, mi prendo la misura che mi serve, metto con l'elastico, la chiudo bene e con un coltello mi aiuto e faccio dei piccoli buchi dentro. Dobbiamo comunque creare che esca un po' di bicarbonato sopra e fuori. Cosa facciamo? Con questo bicarbonato lo spalmiamo sul nostro materasso e lo lasciamo almeno un'ora, anche 2 ore. Il bicarbonato pulisce molto bene il nostro materasso, elimina gli odori, disinfetta e soprattutto toglie tutta l'umidità che si accumula in materasso mentre noi dormiamo, che magari sudiamo qualcosa.
Ecco, se non avete mai provato, provate e vedrete che lo pulisce molto bene. Stessa cosa facciamo sui divani se li avete in tessuto e anche sui tappeti. E se li volete profumare nel bicarbonato aggiungete anche qualche goccia di essenza, così sarà tutto molto più profumato. L'importante è di lasciare almeno 2 ore così e dopo si aspira sia materasso sia il divano che tutto. Come conservare l'avocado più a lungo? Prendo un avocado e lo metto in acqua, lo riempio con l'acqua, il barattolo lo metto in frigo. Invece l'altro l'ho lasciato semplicemente in frigo. Sono passati 5 giorni. Adesso vi faccio vedere l'avocado che sta in acqua è molto più duro, come potete vedere, invece l'altro che è stato semplicemente in frigo è molto morbido. Adesso io lo taglio e vi lo faccio vedere anche come si presenta dentro. Ecco, questo è quello che è stato in acqua per 5 giorni, invece l'altro che è stato semplicemente in frigo. E visto che abbiamo un avocado molto fresco, manca un uovo in camicia. Sicuramente avete visto l'uovo in camicia che si mette in una pentola con l'acqua e si mette l'acqua, c'è chi ci mette l'aceto e un uovo alla volta bisogna farlo dentro in una pentola con l'acqua. Invece la domanda è questa, e se abbiamo bisogno di 5-6 uova? Allora io vi presento, ecco, un metodo così. Prendiamo questi in silicone, queste forme in silicone, li spalmiamo bene con l'olio, mettiamo le nostre uova dentro e lo metto anche in acqua a metà a bollire. Metto il coperchio sopra e lo facciamo bollire circa 4 minuti. Dopo 4 minuti risulterà delle forme molto carine, le nostre uova in camicia hanno una forma molto particolare e soprattutto molto simpatica. Se ti piace quello che ho fatto per te, sostieni il mio canale con un mi piace, con un commento e condividi questo video sui vostri gruppi. E noi ci vediamo presto. Ciao ciao! An ocean, a cave, a dream that no one could save.